Pisellini, vaginelle, bentornati ad una nuova review, il video dove commento gli episodi di RuPaul's Drag Race All Stars 4 in collaborazione con Netflix Italia, anche se lei ancora non lo sa, ma io ci collaboro lo stesso. Riassunto della puntata precedente. Le queens hanno fatto roast a Lady Bunny, vincono Manila e Monet ma nessuno va a casa, e le regole di All Stars vengono sospese perché ritornano tutte le altre queen eliminate. Dovrei farle sempre così le review, veloci, rapide, circoncise e soprattutto pronte 30 secondi dopo la messa in onda della puntata. Abbiamo lasciato le queens nella workroom davanti alle 4 eliminate. E possiamo parlare un secondo di questi look? Indossavano nascosti sti vestiti quando stavate gareggiando. Gia questo abitino di latex nero con fronzoli fronzolanti, che diventerà il mio prossimo completino per andare a fare la spesa da Lidl. Jasmine sta caruccia un sacco con quel ciaffo sulla testa. Pheromone sembra appena tornata da una soirée a casa di Belzebù. E la Trace, amore mio, sembra pronta per il funerale di RuPaul in persona. Le altre corrono ad abbracciarle, salutarle. Ciao amica, che bello rivederti. False, siete tutte false. Polizia, contatti puntualissimo caffè. Ms. Monique don't look like she misnamed none of us. She said I could have done without those dead whores. Monique, correttezia, è l'unica abbastanza onesta da non nascondere il fatto che a questo punto della gara veder ritornare le altre che hai fatto tanto fatica a mandarle via un po' una borsettata in zona tanga. Ed è pure meglio Trinity che glielo dice direttamente in faccia. This is not okay. There's 10 people back in the competition. No, ma'am. Però in effetti anche a me girerebbero parecchio, voglio dire. Tanto sole, cuore, amore, ma anche no. Like we're all the way back at the beginning. These bitches have gotta go. Come avevo ipotizzato e come era prevedibile, nel sesto episodio vediamo tornare le queen eliminate per cercare di restare nella gara. Però ci sono ancora molti dubbi sul modo in cui si sfideranno. No one knows what to think. Not all is revealed yet. I'm clutching my pearls, bitch. Prima di tutto perché sono 6 contro 4 mentre gli altri anni erano 5 contro 5. Non è ben chiaro come una sfida possa essere bilanciata. C'è poi il messaggio lasciato da RuPaul. The message on the mirror says, get ready to lip sync for your life. What does this message mean? We don't know. Se non fanno il lip sync per mandare a casa una perdente, vuol dire che ne faranno uno per non essere mandate via. Però in che modo? Tutto è poco chiaro sia a noi che alle queens, e dobbiamo solo aspettare che Mamaru ci dia altre indicazioni. Intanto possiamo già farci un'idea sulle dinamiche che vedremo svilupparsi. Prima di tutto Pheromone torna con la voglia matta di voler vincere e soprattutto di dare fuoco alle chiappe di gomma di Valentina per averla mandata via. With everything that me and Valentina have been through over the last few years, I just was so hoping that there was going to be something in her that was going to have my back. Però non ce l'ha con lei, no. Vorrebbe vederla morta, ma non ce l'ha con lei. E a quanto pare non è la sola a non avercela con lei, perché scopriamo che Monet avrebbe voluto mandar via Valentina, perché secondo lei, per quanto meravigliosa, essendo già stata nella bottom, era arrivato il suo turno. Boom. Bitch number one says Valentina. E anche Manila aveva fatto la stessa identica scelta. Boom. Bitch number two says Valentina. Quanto ce la menerà con sta storia nella prossima puntata della sua telenovela? Comunque, se mi fossi trovato nella stessa situazione di dover scegliere, avrei fatto anch'io la stessa scelta. Sorry, ma non hai fatto ridere per niente, amica. Oh girl, I was hilarious. We must not be the same roast. So somebody lying. Lei continua a vivere in questo meraviglioso mondo di fantasia in cui lei è la drag migliore in assoluto e tutti la amano perché... But I'm not going off of the critiques, I'm going off of what I felt. I don't believe anything the judges were saying because I was good, girl. Sei davvero tanto dolce e carina, ma non è così che funziona. When it comes to me and living in my world, it's a lot of fantasies. And when I feel the fantasy, it is my reality. Ok, rettifico, questo si chiama scollegamento totale dalla realtà, bambina bella. E poi ormai è chiaro che tutto questo fa parte del suo personaggio e del suo voler essere al centro dell'attenzione a tutti i costi. Tesoro, l'abbiamo capito. Thank you, next. Infine c'è la Tris che vuole fare un po' di chiarezza sulla sua eliminazione da parte di Monique. And I felt like when you were giving your reasoning for sending me home, that it was disingenuous and that it wasn't the real whole truth. Secondo lei Monique ha salvato Monet perché era sua amica, per poi dare una spiegazione che secondo lei era stata falsa ed ipocrita. I didn't keep Monet because she was my season 10 sister. I kept the bitch because she had a better report card than you. Inoltre Monique aggiunge che la sua decisione si è basata anche sul fatto che l'attrice abbia partecipato a 3 stagioni. We don't talk about All Stars 1 because that was a shoddy situation. Per farla breve, non ne vengono a capo. E per la cronaca, I call shade, quel commento era veramente cattivissimo. Ora, quello che penso io è che la verità stia un po' nel mezzo. Monique ha fatto i suoi calcoli e ha preso una decisione di conseguenza che in fondo ci sta, è piuttosto coerente. Però credo che abbia valutato anche il fatto che Monet è una sua amica della season 10, mentre l'attrice la conosce solo di fama. Poi, per quanto ami l'attrice alla follia, credo che debba prendere atto che All Stars 1, malgrado fosse una stagione campata per aria, faccia comunque parte delle stagioni di All Stars e comunque va considerata. Non può avercela con Monique per questo e per il suo ragionamento. I have no hard feelings towards Monique.
let it be known, Latrice motherfucking Royale is back. E onestamente non mi piace molto questo suo atteggiamento in cui comanda di essere amata e rispettata. Stellina mia, lo facciamo da soli senza che tu ce lo chieda. Comunque il discorso continua più tardi nella workroom quando Monique spiega alle altre cosa ne pensa di questa faccenda. You've had 3 seasons, sis. You have tons of fans. You've been traveling the world, but you still given the same pageant drag that you was given on season 4. Questo è esattamente quello che cercavo di spiegarvi nell'episodio precedente sul gap generazionale tra Original Queens e Social Queens. Le nuove generazioni vedono il concetto di drag come una forma d'arte legata all'apparenza. Si basano su look e make-up meravigliosi e appariscenti che sicuramente colpiscono l'occhio soprattutto sui social dove raccolgono il loro seguito. Le Original Queens vedono il concetto di drag come una forma d'arte legata, passatemi il termine, alla sostanza. L'abito e il trucco sono accessori. Quello che conta veramente è stare sul palco, sapere intrattenere ed interagire con un pubblico dal vivo come quelli dei locali dove trovano il loro seguito. Molti nuovi fans del programma sono abituati a seguire le Social Queens perché per loro è molto più facile, essendo troppo giovani per andare nei locali o magari troppo lontani. Ovviamente sono d'accordo con Monique su questo discorso, perché sono abituati a vedere persone come Valentina, Aquaria, Kimchi, tutte artiste meravigliose da guardare con dei profili Instagram stupendi. Vedendo l'attrice con i suoi abiti da pageant queen è naturale che la considerino troppo insipida, perché non c'è assolutamente paragone. Se prendessimo una Bianca Del Rio e la mettessimo a gareggiare oggi, probabilmente non arriverebbe neanche al terzo episodio se la considerassimo sotto questo punto di vista. Tutto sto discorso non è per attaccare le social queen e dire che abbiano meno talento delle altre, serve semplicemente per far capire che esistono diversi tipi di drag e sono tutti quanti validi. Alcune sono note per l'aspetto, altre per i contenuti che offrono. Non penso sia corretto giudicare le altre categorie basandosi solo su quella più appariscente o di moda. D'altro canto è anche vero che il concetto stesso di drag si è evoluto nel tempo e sta alle queens aggiornare la loro immagine mantenendo il loro personaggio. Per quel che mi riguarda penso che l'attrice possa fare un po' di più in termini prettamente estetici, ma non mi aspetto che lei diventi una Sasha Velour dall'oggi al domani. Lei rimarrà sempre la big pageant queen, large and in charge. Passando oltre, scopriamo finalmente in che cosa consiste la sfida. Le girls parteciperanno all'Lollapalooza, una lip sync extravaganza in cui le queens eliminate, l'attrice Gia, Pheromone e Jasmine, sceglieranno di sfidare una delle queens ancora in gara con un lip sync sulle note di una canzone di RuPaul. What privilege. Fanno eccezione Monet e Manila che sono immuni perché vincitrici dello scorso episodio. La queen che vince il lip sync manderà a casa l'altra, il che significa che le queens eliminate possono tornare in gara e continuare il gioco. E personalmente trovo che sia una sfida ben studiata perché permette a tutte loro di avere una chance di tornare in modo giusto e onesto. Sono loro stessi a scegliere chi sfidare, quindi sono automaticamente fautrici del loro destino. E il lip sync è sicuramente il modo migliore per farsi guerra. This is what we do. I'm talking about Drag Queen 101 right here, honey. And if you can't slay a lip sync, you don't deserve to be here. Non dovendo fare alcun tipo di prove o altro, vediamo immediatamente la runway e subito dopo le esibizioni. Jasmine, saggio di primavera allo spazio danza di Afragola. Fera, uccella Gaia trapuntata di sbrillocchi. Gia, Funko Pop di Hermione Granger con reveal birichino che scappa dal vestitino. Latrice, me la mia impressione quest'abito l'ha già indossato. Manila, la prova del cuoco couture, eleganza. Monet, brava che non hai messo un body, mo mettiamo delle scarpe decenti. Monique, un body di Monet con cose viola incollate sopra. Naomi, please continue to rely on that body. Trinity, sta forse per farci un reveal? What is it? Show us! Valentina, momento Selina, magia del me la sento calda. Jasmine contro Trinity. Jasmine è stata l'ultima a dover scegliere e si è ritrovata con l'unica che nessuno ha voluto giustamente sfidare. Trinity infatti è una concorrente troppo forte da riuscire a battere e Jasmine, pora stella, non riesce neanche lontanamente a starle dietro. E Trinity vince malgrado quel reveal così tanto poraccio. Fera contro Valentina. Ma dai, non l'avrei mai detto. Fera fa la sua parruccografia alla perfezione con quel vibe da Britney primo periodo che ci piace tanto. Ma il problema è che sta accanto a Valentina, che è praticamente impossibile da battere quando ci si impegna. Lei non usa i soliti trucchetti da drag, ma sfrutta appieno la sua personalità elegante, inserendo anche qualche momento comico per vincere sicuro. Gia contro Naomi, un accoppiamento quanto mai peculiare, però bambini belli, che spettacolo! Tutte e due ci danno dentro come delle matte e Gia si voga tutto il palco come mai ha fatto in vita sua. Naomi invece improvvisamente si ricorda di essere viva e fa robe con quelle gambe e quella schiena che ho visto fare solo a Beyoncé, quindi vince solo per questo. Latrice contro Monique, e sapevamo fin da subito che sarebbe successo.
successo. La Triss non l'ho mai vista così agguerrita al punto di fare wig reveal, gambe per aria e death drops. Sono sinceramente scioccato. Monique pure lei non si risparmia nemmeno per un secondo, e anche lei si strappa parrucche e si divarica come un compasso. Però vince la Triss, che ritorna in gara a tutti gli effetti. Noi a malincuore siamo pronti a salutare Monique per sempre. And one more thing. Shantae, you stay. RuPaul! Ma brutta birboncella, cosa ci combini? I was gonna look for you in the parking lot. I was like, okay. Ve lo dico io cosa ci combina. Ci prende per il culo. No, non quello di gomma per l'imbottitura, no, quello vero. Cioè, voglio dire, è dall'inizio della puntata che ci penso. È un caso che Valentina si salvi proprio quando 2 queens avevano deciso di mandarla via? Non è più logico pensare che gli omini dietro lo specchio abbiano visto che lei era stata scelta? Sono corsi da RuPaul, che ha poi preso 2 autori e l'ha chiusa in una stanza per scrivere il finale in 10 secondi netti, pur di non mandare via la concorrente con più seguito sui socials? Saved by the bell. Saved by RuPaul. I wish the nobody went home thing applied to my episode. E tutta sta puntata? Gli autori si devono essere fatti un giretto nella testa di Valentina se pensano che io mi beva la storia che le queens non sapevano a cosa stavano andando incontro. Vuol dire, la canzone che parla di quelli traballanti, vinta da Trinity. Adrenaline, che ricorda tanto le canzoni per fare le pose da modella, vinta da Naomi. La canzone sulla gattara sexy, vinta da Valentina, che viene pure chiamata Kitty Girl sulla runway. E ovviamente teniamo per ultima la canzone più popolare di tutte per il lip sync che stiamo aspettando praticamente dalla scorsa puntata. Oltretutto, vogliamo anche parlare delle dinamiche di gioco? È chiaro come l'illuminante di Michelle Visage che è tutto stato fatto per avvantaggiare la Triss. Lei sceglie per prima chi sfidare, ma si esibisce per ultima, ma guarda un po'. E alla fine viene salvata insieme a Monique. E per carità, se la sono meritate entrambe per l'ottimo lip sync. Ma RuPaul non aveva nessuna intenzione di mandar via Monique. Tutto questo era una scusa per far tornare la Triss in gara e ha dovuto giustificarlo con questo episodio dove tutte le altre perdono partendo svantaggiate. Ma chissà come mai. Se Monique fosse andata a casa così come va detto nel regolamento, non mi sarei accorto di nulla. O anche solo se si fosse salvata Gia contro Naomi, che pure loro sono state brave. A me sembra solo che RuPaul si sia scelto le sue finaliste manipolando l'intera situazione in modo veramente poco discreto. Magari sto vivendo pure io un momento magico nel mio mondo immaginario, ma queste saranno coincidenze? Io non credo. Però ditemi voi cosa ne pensate di questa puntata e del ritorno di la Triss. Scrivetemi un commentino qui sotto evitando gli spoiler e consultatevi con i vostri amici appassionati di Drag Race che possono iscriversi al canale cliccando qui accanto. Io vi saluto, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Bye zis!